Ehi bambina, per la mia presentazione sii chiara e precisa. Più chiara di così. Adriano Celentano! Nel 1951 nasce il Festival della Canzone di Sanremo, nel 1954 la televisione italiana. Il primo programma di successo della televisione è appunto Il Musichiere. Cioè nelle prime 3 puntate del Musichiere non c'era Bacilieri ancora, ma c'era Dorelli. Proprio ti facciamo vedere un frammentino della prima trasmissione, quella che si chiama trasmissione 0. E anche in seguito i Caroselli, che arriveranno qualche anno più tardi, un terzo almeno, presentano cantanti e canzoni. Pronti? Via! Succede che di colpo, e la televisione ci giocherà moltissimo proprio perché lo spettacolo del sabato sera abbinato alla lotteria di Capodanno per anni vedrà lo scontro tra cantanti. Inizialmente è lo scontro tra i melodici, Claudio Villa, Luciano Tajoli. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E Domenico Modugno, che interpretano tra l'altro moltissimi film e che incassano di più dei film del neorealismo dell'epoca. La felicità, possedettore, per i ragazzi del tuo. Poi saranno chiamati Matusa dalla nuova generazione, quella degli urlatori. Prima degli anni 60 cominciano a diffondersi i jukebox, i negozi dove vendono i 45 giri, i giradischi, anche quelli portatili. Tant'è vero che il primo film di Lucio Fulci del 59 si chiama I ragazzi del jukebox. Passando c'è blues, è una canzone per i ragazzi del jukebox. E il secondo dell'anno successivo, Urlatori alla sbarra. Si mettono per sempre al bando i cantanti urlatori! Insomma, è iniziato un genere che tra l'altro utilizza il cinema per lanciare cantanti, canzoni, un po' come il Cantagiro, che dal 62 è una specie di giro d'Italia con macchine scoperte, con i cantanti che fanno un bagno di folla, eccetera eccetera. A bordo di una 1500 Spider, ecco la Campagirina, Dani Parì. Fausto Leali si spettina, i suoi fans poveretti lo vogliono così. E quindi via con i film. Coi miei baci ti riprenderò, ma no, no! Chi sono gli interpreti? Mina ne fa 15, Celentano 7-8, poi ci sono 4 Gianni Morandi. Stare insieme a te non mi basta mai. E saranno i film di maggiore successo, Caterina Caselli, Rita Pavone ne fa 4 anche lei, e poi via via arriveranno gli Albano Carrisi. Questi film hanno un successo relativo ma abbastanza popolari, costano pochissimo, si girano nell'arco di 10 giorni, però lanceranno quelli che saranno in seguito i video musicali. Servi della gleba, testa alta, verso il triangolino che ci esalta. Il maggior numero di film li interpreterà Little Tony, ben 15. Ogni mattina ci sei tu, ogni mattina solo tu. Che cosa significa? Significa che gli ambienti
dove normalmente vengono girati questi film, per i maschi che cantanti sono sostanzialmente la caserma e il servizio militare, la marina, in particolare Little Tony fa sempre il marinaio, e per le ragazze invece i grandi magazzini oppure quelli che sono gli istituti, le scuole. E Rita La Zanzara, cioè Rita Pavone, ovviamente è la più grande di questo genere. Sto vivendo con te i miei primi tormenti. Ovviamente la trama è debolissima e quindi va allietata da una serie di sketch. A trovarti un lavoro serio non ci pensi affatto. Ma io lavoro, Marisa, mi do all'ippica. Che sono poi quelli della televisione: Nino Taranto, Gino Bramieri, Paolo Panelli, Peppino De Filippo e anche Totò in alcuni casi. Io non spezzo, rompo e io non scappo, fuggo. Ma come mai? Io non parlo, dico. Io non sento, ascolto. E cominciano Franco Franchi e Cicci Ingrassia. Io vado a letto con tua moglie e tu con la mia non ci vai. Ma come sarei? Tu con la mia ci vai e io con la tua non ci vai. Chi sono i registi? Il regista più interessante è Piero Vivarelli, che si muove su tutti i generi, ma soprattutto ha una storia molto curiosa alle spalle. Volontario alla 10ª MAS, nel 1948 si iscrive al Partito Comunista e rimarrà comunista fino alla scomparsa del Partito Comunista, unico in Italia a ricevere da Fidel Castro in persona la tessera del Partito Comunista Cubano. Amare vuol dire baciare, per questo bacio te. Ma Vivarelli è noto anche per avere scritto moltissime canzoni, paroliere ad esempio di due grandi successi di Adriano Celentano, 24.000 baci. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate. Ma farà canzoni anche per Mina, Little Tony e tanti altri. Quindi paradossalmente è inserito nel genere, ma ci mette una certa distanza, proprio perché Vivarelli è un regista come si deve. È arrivata da poco in Italia, non ti avevo mai vista prima. No, sono qui solo da pochi giorni. Mentre gli altri registi fanno filmetti, Mario Amendole ne fa 8-9, Lucio Fulci 5 o 6, ma il più prolifico è Ettore Maria Fizzarotti, che ne farà ben 16. Ma già dal 1967-68 il genere comincia a stancare. Sono cambiati i giovani, è cambiata la musica. È arrivato ad esempio un film come Woodstock. Comincia la stagione dei grandi concerti, dei concerti rock. Di conseguenza, i musicarelli al cinema non hanno più spazio.